Buongiorno a tutti e di nuovo bentornati al training camp del Team Italy HFT. Sono sempre Al e sono sempre qui a dedicare un po' di tempo prima dell'allenamento di Hunter Field Target alle curiosità e alle domande che ci pongono i nostri follower. Oggi volevo completare la spiegazione o la video spiegazione, chiamiamola così, della realizzazione del grafico delle distanze. Questa stupenda giornata di primavera ho già allestito tutta l'attrezzatura, volevo farvi vedere temperatura molto alta oggi, non so se riuscite a vederlo, circa 27 gradi, e devo lavorare al grafico delle distanze. Cosa consiste il grafico delle distanze? Lo spiego un'altra volta. Il grafico delle distanze è un grafico che si ottiene tramite la visualizzazione del bersaglio all'interno dell'ottica, che serve al tiratore per stimare la distanza del bersaglio e quindi essere più preciso e di riuscire quindi ad ottenere maggior numero di abbattimenti, avendo la certezza quasi matematica della distanza della sagoma. Ciò che il tiratore vede e utilizza è questo, il reticolo, in questo caso il mio reticolo della mia Optisan CP10x32 e il MH10. È un reticolo composto da una serie di riferimenti grafici che possiamo definire tutti semidotti. Ora, in cosa consiste la realizzazione del grafico? Puntando all'interno dell'ottica la sagoma e il bersaglio, a seconda dello spazio che utilizza, che ricopre, che impegna la sagoma su questo reticolo, ovviamente tramite l'utilizzo di una rotella metrica o di un rangefinder, riusciamo ad avere la distanza precisa. Esempio, a 7 metri la sagoma inquadrata attraverso l'ottica occuperà, partendo da una certa quota della sagoma, occuperà 10 di queste piccole lineette che vedete, 10 semidot. Quindi io, con l'aiuto di una rotella metrica o di un altro supporto di misurazione, andrò a misurare la distanza che c'è tra il mio vivo di volata e la sagoma ed avrò 7 metri. In questo caso andrò a segnare che a 7 metri, partendo da una certa quota della sagoma, il target occupa 10 di questi riferimenti grafici. Quindi saprò che quando sarò in gara o quando sarò in allenamento, puntando la sagoma, se occupa 10 di questi riferimenti grafici, la sagoma sarà 7 metri. E così via, sino ad arrivare da 7 metri sino ad arrivare a 43 metri. Ora, mi aiuterò oggi, per far vedere anche a voi più nello specifico il lavoro, con il dispositivo G-Line. Ora, il dispositivo che vedete montato qui. Ora, questo dispositivo non è proprio adattissimo al lavoro che stiamo facendo, ma cercherò comunque di farvi vedere bene come si svolge il lavoro e quello che vedo io attraverso l'ottica, di modo da poter capire meglio l'operazione di realizzazione del grafico delle distanze. Quindi iniziamo. Eccoci qua. Prima di iniziare vi faccio vedere che cosa ho installato. Nel frattempo sto ingrandendo l'immagine dal telefono che ho montato sul dispositivo G-Line. Allora, abbiamo una rotella metrica che parte più o meno dalla quota del mio vivo di volata del mio tavolo da tiro, che si snoda sino ad arrivare a 40 metri. Partendo da 7 metri, in questo caso, la prima sagoma è posizionata a 7 metri, ora andrò a inquadrarla e andrò a vedere quanto spazio, quanti riferimenti grafici occupa all'interno della mia ottica, segnerò la distanza su un mio grafico, su un supporto cartaceo, e quindi avrò la distanza precisa. Andrò poi avanti 8 metri, 9 metri, 10 metri e così via, sino ad arrivare a 40 metri. Il tutto utilizzando il dispositivo G-Line con il telefono installato sopra, con lo smartphone installato sopra, per farvi vedere attraverso la mia ottica. Cominciamo. Ora
voi vedrete testualmente all'immagine di me che sto puntando, in alto a destra del video, quindi lì sopra, da quella parte, vedrete il riquadro di ciò che io sto vedendo all'interno della mia ottica tramite il dispositivo G-Line. Ora, attraverso l'immagine potete vedere la base della mascherina, della sagoma, presenta due viti che io adesso vi vado a indicare posizionando il numero 10 sopra ogni vite. Questa è la prima, il numero 10 che vedete sul mio reticolo, e questa è la seconda. La base da cui si parte, la base di riferimento per la misura, è proprio leggermente al di sotto di quelle viti, quella linea retta che rappresenta il termine della mascherina. Quindi io vado a posizionare l'ultimo riferimento grafico del mio reticolo su quella base ed andrò a vedere quanti riferimenti occupa la sagoma all'interno del mio reticolo. La distanza precisa va dalla base della mascherina al centro della hit zone. Quindi ora vediamo, siamo a contiamo, posizioniamolo bene dalla base della mascherina fino ad arrivare al centro della hit. Andiamo a ritroso partendo dal riferimento più alto, così contiamo meno riferimenti grafici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, sì. Al settimo semidot ci troviamo al centro della hit zone. Quindi, come avete visto dall'immagine del grafico, dall'immagine del G-Line, a 7 metri, mettendo la base della mascherina della sagoma a questa altezza, arriviamo al settimo dot qui in alto, e quindi segneremo nel nostro grafico cartaceo 7 a questa quota, così via andando avanti, salendo di distanza. Proseguiamo con la rilevazione della distanza a 9 e a 10 metri. Ora siamo a 9 metri. Siamo a 10 semidot. Confermiamolo. Passiamo a 10 metri. Ok, rilevata la nostra distanza, la andiamo a segnare sul nostro grafico. E così continueremo sino ad arrivare a 41 metri, cioè la distanza massima consentita e indicata nel regolamento del World Hunter Free Target Organization. Una cosa molto importante da dire è che questa tipologia di sistema, la realizzazione del grafico delle distanze, è il sistema che io utilizzo. Non è l'unico e soprattutto non è il più giusto, il migliore. Ci sono vari modi e vari sistemi per realizzare il grafico delle distanze. Questo è quello che utilizzo io o che normalmente utilizzano tutti i tiratori del Team Italia Free Target. Vi ringrazio per averci seguito
Vi invito a continuare a scriverci alla nostra mail, alla mail del nostro team, mail che appare qui sopra, teamitalihft@gmail.com. Vi saluto e vi auguro buon Hunter Field Target.